Oggi vi faccio vedere come fare un bendaggio Karchuek con le corde, come ad esempio nel Thai Fight. Prima di iniziare però ragazzi voglio farvi vedere quanto sono belle le mie spade da allenamento. Ragazzi, forse non lo sapete, l'ho detto in qualche ultimo video, io oltre a fare Muay Thai pratico e studio anche la Muay Boran e tutta la parte armata di questa disciplina, quindi lo studio con le spade, i bastoni, adesso inizierò a studiare anche l'alabarda. È importante dire raga una cosa, io non ho le competenze per insegnare queste cose, non ne so nulla, sono proprio alle basi. Però se l'argomento spade, l'argomento parte armata della Muay Thai o l'argomento Muay Boran vi interessa, posso fare insieme al mio maestro dei video. Questo sta a voi dirmi se la cosa vi interessa, quindi andate subito sotto nei commenti a scrivere se vi piacerebbero dei video dedicati allo studio delle spade, magari non tecnici, però dove raccontiamo qualcosa, dove vi raccontiamo delle storie proprio su questo argomento. Quindi andate subito a scriverlo sotto nei commenti e io mi muoverò insieme al mio maestro per fare questa cosa. Ok, mi piacerebbe creare un po' di cultura anche attorno a questo argomento, che è un argomento che veramente non c'è in Italia. Vi spiego, devo capire, queste qua sono le bende per fare il Karchuek, devo capire se devo tagliarle o meno. Sono 24 metri, perché adesso stavo guardando un po' di tutorial su YouTube, come dicevo io non sono capace a fare il bendaggio e vedevo un tutorial del maestro del mio maestro tra l'altro che spiegava di farlo con doppio, con questo doppio. Io non so se questo va fatto doppio veramente o meno, se fa vedere che va messo doppio, cioè lui usa due, lui ne usa due, non è uno, non è singolo, ne usa due, ne usa due, non ne usa uno. Vabbè, proviamo, dai, poi al massimo lo taglio, fa il doppio giro sulle nocche. No, che lavoro del cazzo che sto facendo. Poi va a fare 3 giri sul polso, così capiamo se 3. Già non ho capito un cazzo, rifacciamo da capo. Sto capendo un cacchio. Bisogna buttarci dentro il braccio e bisogna chiudere. Non sono sicuro di aver fatto una cosa bella. Ok. Oh mamma, non sto capendo niente. Non ho capito un cazzo. A questo punto la storia si è fatta un po' complicata perché la metodologia per bendarsi le mani, per me che non l'avevo mai fatto, era davvero complessa. Raga, è un pasticcio. Adesso mi studio nel video, faccio degli esperimenti e poi riproviamo a farlo come si deve perché è un po' un pasticcio. Adesso il problema è che toglierselo. Quindi ho preferito fermare il video, mettermi a studiare, quindi studiare proprio come fare questo bendaggio e riprendere a fare le registrazioni il giorno successivo. Adesso vado a studiare, poi vi dico un po' come ho fatto alla fine. Quindi, prima di entrare nel vivo della registrazione, ripeto, questo raga non è un tutorial, è proprio un video dove vi faccio vedere dove mi bendo le mani col bendaggio Karchuek. Vi farò vedere 2 metodologie diverse. Vedo alcuni tutorial su YouTube che lo fanno vedere facendo i nodi per le nocche. Ecco, prima di entrare nel vivo di questo video, di queste cose, devo dirti però 2 cose. Ogni giorno, ragazzi, dal lunedì al venerdì, dalle 13/13:30, io pubblico un nuovo video dove parliamo di Muay Thai, di tutto il mondo che gravita attorno alla Muay Thai. Quindi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così non ti perdi né il video di domani né i prossimi. Altra cosa fondamentale, ragazzi, un video al giorno vuol dire che io veramente passo davvero tanto tempo a registrare video, è come il lavoro per me. Quindi se volete sostenere il duro lavoro che faccio qua su tutti i social, sul web, ho creato per voi Tecniche dei Campioni. Tecniche dei Campioni è un percorso video che vi aiuta a capire meglio le varie situazioni sul ring, vi aiuta a essere più efficaci negli sparring e nel combattimento. Oltre a questo avete tanti video tecnici con tecniche estrapolate dalle azioni dei grandi campioni sul ring e ci sono anche decine e decine di schede di allenamento. Ragazzi, andate a prendere Tecniche dei Campioni e sostenete il mio duro
lavoro. Cosa importantissima, non perdete tempo perché domani a mezzanotte Tecniche dei Campioni aumenterà di prezzo, quindi inseriremo nuovi materiali e aumenterà di prezzo, quindi se lo prendi adesso, entro domani a mezzanotte lo potrai avere ancora a prezzo scontato e tutti i nuovi materiali che inseriremo per te saranno gratuiti. Amici, ci siamo, ho fatto i compiti a casa e ho imparato una metodologia per bendarmi le mani Karchuek. Purtroppo quella di ieri ho voluto improvvisare la cosa e la cosa non è venuta. Mi sono dovuto mettere a studiare. Ho imparato una metodologia da fare con i nodini. Poi voglio impararne un'altra un pochino più articolata, un pochino più bella. Adesso vi faccio vedere che mi bendo le mani così. Una cosa, per fare questi nodini non è che ho fatto semplicemente dei nodi, ma c'è una metodologia per farli. C'è tutto un metodo per farli venire fuori, non è campato in aria la cosa, Ok, e questa qua, amici, è una delle metodologie che ho imparato, è quella con i nodi sulle nocche, e la trovo abbastanza valida. Tuttavia voglio farvene vedere un'altra, ripeto per l'ennesima volta, questo non è un video tutorial, vi sto semplicemente mostrando come ho imparato a bendarmi le mani. Se volete un video tutorial specifico sull'argomento, io non sono un maestro di Muay Boran, posso venire col mio maestro di Muay Boran e fare un tutorial specifico, fare un video a riguardo. Ecco, se volete scrivetemelo nei commenti e vediamo di adoperarci a fare questa tipologia di video. Va bene amici, adesso proviamo questa nuova metodologia per bendarmi le mani. Poi una volta che ho finito vi dico secondo me quali delle due migliori, o perlomeno quale delle due io preferisco. Dai, iniziamo a bendarci ste maledette mani. Quando si fa sto mestiere, ragazzi, bisogna ricordarsi di non stringere troppi fili perché sennò la mano diventa un salame, una zampogna, un cotechino maledetto. E ora bisogna andare a chiudere le dita. Questo è buono, cavoli, per i colpi con questa parte. Penso, non l'ho mai usata in realtà, ragazzi. Siamo qui, navighiamo al buio e a occhi chiusi. Zan zan, terminato. Bello, bellissimo ragazzi, voi non avete idea del tempo che ho perso nel fare questa seconda tipologia di bendaggio. Considerazioni finali tra quello che ho fatto prima e quello che ho fatto adesso. Secondo me ci sono pro e contro per ognuno dei due. Pro numero uno a favore di questo, raga, è più bello, cioè è oggettivamente più bello. È più bello, hai la protezione qua sulle nocche, quella laterale, esteticamente è bello. E secondo me a livello di funzionalità, con l'idea del devo picchiare qualcuno con le mani, questo qua è sicuramente un bendaggio migliore rispetto all'altro. Perché? Perché l'altro è bello da vedere, è più vistoso, hai le nocche in vista, tuttavia le nocche si muovono, quindi se devi picchiare qualcuno, a mio dire, ha più un fine esibitivo. Si dice esibitivo, non lo so, ha più il fine di esibizione, un fine più estetico, ok? Questo è più bello da vedere perché è più rifinito e è più funzionale a livello di efficacia. C'è da dire una cosa, ragazzi, il pro dell'altro, che sicuramente è meno carino da vedere di questo, però a livello di esibizione potrebbe essere più bello perché le nocche sono in vista, è che è più rapido da fare. Cioè quello lì, una volta che hai preparato i nodini che rimangono sempre sul filo, una volta che ti fai la mano ci metti 5 minuti per farlo. Questo io ci ho perso un'ora per farlo, forse perché sto imparando, magari nel momento in cui imparo diventa più rapido da fare, diventa più veloce da fare, di sicuro. Mi viene lo stesso da dire, l'altro è comunque più veloce. Vi saprò dire nel tempo, che magari lo utilizzerò, lo metterò più volte per fare delle esibizioni e così, quale dei due preferisco. Voi ditemi un po' la vostra, qual è dei due che preferite? Scrivetemelo sotto nei commenti. Oggi sotto nei commenti mi dovete scrivere un sacco di roba, però fatemi sapere la vostra, sono
Sono curioso, anche perché raga, se vi piace l'argomento, come vi dicevo, vi porto il mio maestro, vi porto Fabio e ci racconta un po' di cose della Muay Boran, ci racconta un po' di cose della parte armata della Muay Boran. Sono sicuro che a voi potrebbe interessare come argomento. Divaga un po' dalla Muay Thai, ma alla fine è sempre connesso al nostro mondo. E come sapete, io da quando sono su YouTube mi piace evolvermi, non mi piace rimanere focalizzato su una cosa, e non è detto che da qua a qualche anno ci concentreremo di più sulla Muay Boran, ci concentreremo di più sulle spade, magari ci concentriamo di più sulla Thailandia. È bello anche evolversi. Dai, fatemi sapere la vostra, ragazzi. Ecco, io ora cazzarola devo levarmi questa roba. Porco. Amici in ascolto cordiale, buongiorno. Thank you very much.